oppure ben ritrovati sul mio canale. Come va? Come state? Io sto abbastanza bene, la primavera è ufficialmente cominciata. Nel video di oggi ho pensato di mostrarvi, o meglio di condividere con voi un'idea per aggiungere un tocco primaverile e vivace nelle vostre case in modo semplice e anche se non avete un pollice verde particolarmente sviluppato, perché un buon modo per portare la primavera è quella di comprare delle piante, anche delle piante d'appartamento. Io però sono pessima, riesco a uccidere qualsiasi tipo di pianta, tranne una, le piante grasse, le mie migliori amiche. Quindi nel video di oggi ho pensato di mostrarvi come rendere vivaci, primaverili e divertenti dei contenitori per piante grasse, proprio come questi. Io ho preso dei semplici contenitori bianchi in ceramica e gli ho dato questo effetto sfumato che trovo molto carino, che è molto facile da realizzare. Mi serviranno soltanto pochissime cose. All'interno ho piantato le mie piantine grasse con un po' di ghiaietta per renderle più carucce. Ho messo addirittura, non so se lo vedete, un coniglietto in entrambi i vasetti. Insomma, un progetto facile, carino, che porterà senza ombra di dubbio un tocco di primavera nelle vostre case. Se volete saperne di più, come ogni volta io vi invito a continuare a guardare questo tutorial ed ecco quello che vi servirà per questo progetto. Dei vasetti per piante grasse in ceramica bianca, un piatto di plastica, dei colori acrilici nelle tonalità che preferite ed uno bianco, un pennello, della vernice protettiva lucida, del nastro in carta, le piante grasse che preferite e un bicchiere in plastica. Iniziamo applicando del nastro in carta in modo da mascherare la parte superiore del nostro vasetto. Poi mischiamo su un piatto di plastica del colore acrilico bianco con una punta dei due colori principali che abbiamo scelto per il primo vasetto, in modo da creare la sfumatura più chiara. Dopodiché stendiamo il colore sul vasetto in modo da coprirne tutta la superficie esposta. Perfetto, adesso lasciamo asciugare la vernice per qualche minuto. Nel frattempo dedichiamoci all'altro vasetto, creando la tonalità più chiara, proprio come abbiamo fatto in precedenza. A questo punto risciacquiamo il pennello, asciughiamolo e creiamo una tonalità intermedia per il primo vasetto, aggiungendo ancora un po' del colore principale in questo modo. Poi applichiamo il nuovo colore sul vaso, lasciando una fascia più chiara in alto, proprio come vedete. Dopodiché ripetiamo la stessa operazione anche sul secondo vaso. Per finire creiamo la tonalità più scura e stendiamola sulla parte bassa di entrambi i vasetti in questo modo.
Ottimo! Una volta asciugata la vernice procediamo a rimuovere il nastro in carta. Come ultimo passaggio stendiamo la vernice protettiva spray sui nostri vasi per fissarne la decorazione e renderli lucidi. Mi raccomando, ricordate sempre di stendere la vernice protettiva all'aperto o in un locale ben areato. Come vedete, io mi sono dovuta accontentare di tenere semplicemente la finestra aperta perché fuori pioveva. A questo punto non ci resta che lasciare asciugare la vernice protettiva e i nostri vasetti saranno pronti. Terminiamo il progetto piantando le piante grasse che abbiamo scelto, aggiungendo della ghiaietta sul fondo per drenare meglio l'acqua in eccesso, del terriccio e dell'altra ghiaietta in cima come decorazione. Se volete potete anche aggiungere altre decorazioni a scelta, io ho optato per degli adorabili coniglietti in miniatura. E voilà, il progetto è finito! Ed ecco qui i nostri vasetti con piante grasse finiti e pronti per portare un tocco di vivacità e di primavera in più nelle vostre case, oppure, perché no, anche per essere regalati. Io vi ricordo, come ogni volta, che sul mio blog troverete altre immagini del progetto finito insieme alla lista di tutti i materiali necessari con eventuali link per acquistarli online nel caso in cui doveste avere difficoltà a reperirli nei negozi vicino a casa vostra. Il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è non dimenticate ovviamente di cliccare mi piace, non so se l'ho già detto, e se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video e progettini. Per oggi non c'è altro, io vi mando un bacio gigante e insieme alla mia piantina grassa vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!